Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro passo passo come fare questo coniglietto nel cesto, che io trovo dolcissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. Ovviamente questa è perfetta come decorazione per Pasqua, ma possiamo usarlo tutto l'anno, oppure togliendo le carotine e mettendo dei fiori potrebbe essere un'idea meravigliosa come bomboniera per un battesimo. Ma io l'ho pensato come nuovo segnaposto per il tavolo di Pasqua. Semplicemente aggiungiamo uno stuzzicadente nel cesto con un cartellino con il nome del commensale. Nel tutorial vi mostro un trucchetto per fare in modo che il coniglietto stia perfettamente in piedi senza problemi. Fatemi sapere cosa pensate di questo progetto regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. E se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Per voi è gratuito, ma per me è un grandissimo aiuto. Tutta la decorazione con le orecchie è alta circa 17 cm e per farlo ho usato meno di un gomitolo di tutti i colori che ho usato. Io ho usato il filato duetto, che è un misto lana da usare con uncinetti da 4 mm, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri. E ho usato un uncinetto da 3 mm. Oltre al filato all'uncinetto ci serve una forbice, un ago da lana, un po' di ovatta e, opzionali, gli occhietti di sicurezza. Se l'amigurumi è destinato a un bambino, meglio ricamare gli occhi con la lana. Perché il tutorial non fosse troppo lungo, l'ho diviso in due parti. Nella prima parte vediamo tutto quello che riguarda il coniglietto, come fare i pezzi e come ricamare il musetto. Nella seconda parte vediamo come fare il cestino, le carote e il montaggio. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per le orecchie facciamo un anello magico e nel giro 1 lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. E alla fine tiriamo il filo per chiudere il cerchio. La lavorazione è a spirale, quindi marchiamo l'inizio di ogni giro con un pezzetto di filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo un aumento, 2 punti bassi nel primo punto e un punto. E ripetiamo un aumento, un punto per tutto il giro. Nel giro 3 lavoriamo un aumento, e 2 punti, un punto basso in ogni punto per 2 volte. E ripetiamo un aumento, 2 punti per tutto il giro. Nel giro 4 lavoriamo un aumento nel primo punto e 3 punti bassi. E ripetiamo un aumento, 3 punti per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo un aumento nel primo punto e 4 punti bassi. E ripetiamo un aumento, 4 punti per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo un aumento, 5 punti
un aumento, cinque punti, un aumento, tre punti, e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo il filo verso di noi dei prossimi due punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. Nel prossimo giro iniziamo a usare il rosa e il prossimo punto è un punto rosa, quindi come sempre quando cambiamo colore dobbiamo chiudere l'ultimo punto col filo del nuovo colore. Disfiamo la diminuzione, iniziamo di nuovo la diminuzione con il bianco, portiamo fuori il filo con il bianco e chiudiamo il punto con il rosa. Nel prossimo giro iniziamo con un aumento doppio, vuol dire che lavoriamo 3 punti nel primo punto e nel frattempo nascondiamo le codine di filo. 1, 2, iniziamo anche il terzo punto e lo chiudiamo con il bianco perché il prossimo punto sarà bianco e ogni volta che cambiamo colore lavoriamo in questo modo. Il filo rosa lo lasciamo qui perché ci serve all'inizio del prossimo giro. Lavoriamo una diminuzione e 17 punti bassi. Il prossimo punto è rosa e quindi come prima dobbiamo chiudere l'ultimo punto con il rosa. E quando facciamo questo, siccome il rosa è qui dietro, dobbiamo dargli lo spazio in modo che il lavoro non tiri. Lasciate questo filo un po' morbido. E proseguiamo. Nel prossimo giro dobbiamo lavorare 3 punti bassi con il rosa. Però volevo farvi vedere una cosa. Cambiando colore in questo modo, qui rimane questo puntino rosa, che adesso forse si vede poco, però una volta che lavoriamo tutti i giri si vedono tutti questi puntini rosa. Se volete che questo non succeda, l'ultimo punto del giro lo lavorate così. Oltre ad entrare nel punto e portare fuori il filo, entriamo nel punto sotto come per lavorare un punto pieno, cioè nella V del punto basso, che in questo caso è una diminuzione, ma c'è comunque la V. Così. Portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e proseguiamo. In questo modo quel puntino rosa che c'era qui sparisce. Quindi se volete lavorate in questo modo. Se pensate che sia troppo macchinoso o se siete principianti e non avete capito bene come lavorare, semplicemente l'ultimo punto è un punto basso normalmente e poi cambiamo sempre colore come abbiamo visto. Nel prossimo giro quindi lavoriamo 3 punti con il rosa, 1, 2, 3, cambiamo colore, lavoriamo 17 punti
e un aumento, 2 punti nell'ultimo punto, 1, 2. Nel prossimo giro lavoriamo un punto, un aumento, un punto, cambiamo colore, lavoriamo una diminuzione e 17 punti. Nel giro 10 lavoriamo 4 punti con il rosa, uno l'abbiamo già lavorato, una diminuzione e 16 punti. Nel giro 11 lavoriamo 4 punti con il rosa, e 17 punti con il bianco. Il giro 12 è uguale al giro 11, lavoriamo 4 punti con il rosa e 17 con il bianco. Nel giro 13 lavoriamo 4 punti con il rosa, sette punti con il bianco, una diminuzione doppia, e vuol dire che prendiamo insieme 3 punti, così portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto, 6 punti bassi, e concludiamo il giro con un aumento. Nel prossimo giro lavoriamo una diminuzione, due punti, cambiamo colore, lavoriamo 6 punti con il bianco,
una diminuzione doppia e concludiamo il giro lavorando 7 punti bassi. Nel giro 15 lavoriamo 3 punti con il rosa, cambiamo colore, lavoriamo 6 punti con il bianco, una diminuzione doppia e 5 punti bassi. Nel prossimo giro, che è il penultimo, lavoriamo una diminuzione doppia con il rosa. Non cambiamo colore alla fine del giro precedente. Chiudiamo il punto con il bianco e prendiamo il rosa solo quando iniziamo la diminuzione doppia. Per la diminuzione doppia entriamo nella catenella verso di noi dei prossimi 3 punti, portiamo fuori il filo con il rosa e lo chiudiamo con il bianco, perché da qui in poi lavoriamo con il bianco. E lavoriamo il resto del giro lavorando 12 punti bassi con il bianco. Il filo rosa non lo usiamo più, quindi possiamo tagliare il filo e nel prossimo giro, che è l'ultimo, lavoriamo una diminuzione doppia e 10 punti bassi. Alla fine possiamo lavorare un punto bassissimo e tagliamo il filo un po' lungo. E di queste orecchiette ne lavoriamo 2. Vi ho mostrato la lavorazione passo passo dell'orecchio perché ha dei passaggi particolari nel cambio di colore e in questo punto un po' particolare. Per tutti gli altri pezzi non vi faccio vedere la lavorazione passo passo, vi faccio vedere il pezzo di cui si parla e di fianco vi scrivo lo schema, voi potete trascriverlo o fotografare lo schermo. Lavoriamo la testa e prima di lavorare il giro 15 posizioniamo gli occhietti di sicurezza. Gli occhietti che uso io hanno un diametro di 8 mm. Gli occhietti li posizioniamo tra il 9° e il 10° giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tra un occhietto e l'altro lasciamo 7 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fissiamo gli occhietti dietro con gli stop. Riempiamo bene la testa con l'ovatta e completiamo lavorando i giri che mancano. Lavorata tutta la testa, tagliamo il filo un po' lungo e per il momento lasciamo aperto questo foro. Per il muso del coniglietto, in un anello magico lavoriamo 6 punti bassi e tagliamo il filo un po' lungo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando in tutto il primo punto basso del giro e tornando al centro dell'ultimo punto.
annodiamo sul retro e teniamo il filo per poter cucire. E di questi cerchietti ne facciamo 2. Ed ora vediamo passo passo come cucire e ricamare il musetto. Per ricamare possiamo usare un filato di cotone più sottile o un filato da ricamo.
e con un filo da ricamo ricamiamo i baffi. E alla fine chiudiamo il foro della testa passando attraverso la mezza catenella esterna di tutti i punti che rimangono, da fuori verso il centro. E tiriamo. E la testa del coniglietto è pronta.